Ciao, in questo video vedremo questo amplificatore che arriva fissato su questa tavola di legno che penso sia fatto più per il trasporto, perché poi in un uso pratico conviene montare tutto all'interno o di un mobile fatto da noi o all'interno di una cassa attiva, facendo sporgere i potenziometri e cablando la prima cassa direttamente qua dietro, la seconda cassa con un cavo, e in più abbiamo la cassa subwoofer che però è mono. Il segnale proveniente sia dal canale destro che dal canale sinistro viene miscelato e portato a questo subwoofer, che è un altoparlante solo, non è un subwoofer doppio. Ha questa scheda che consente la ricezione della radio FM, può essere collegata via Bluetooth a qualsiasi dispositivo per la riproduzione della musica, ha un jack qui 3,5 mm audio e qui ha l'ingresso per una chiavetta USB, quindi con della musica da riprodurre, e una mini SD. E in più qui abbiamo l'ingresso BF. Lo stesso ingresso è riportato anche su un connettorino qui che poi andremo a vedere meglio. Andiamo adesso a vedere tutto in pratica. L'amplificatore arriva ben imballato in questa scatola, 2 channel hi-fi stereo, karaoke, audio, amplifier. Il tutto è fissato su questa tavola di legno. Questa vite è il fissaggio del trasformatore toroidale. Hanno usato una forma di polistirolo per tenere la tavola dell'amplificatore e sotto abbiamo un cavetto per l'ingresso di bassa frequenza che finisce con un jack stereo 3 mm e mezzo, il telecomando, non so se c'è già dentro la batteria, sì, perché vedo la pellicola che interrompe la batteria, un manuale misto cinese e inglese con alcune istruzioni e le istruzioni del telecomando. Il cavo di alimentazione ha una spina tipo americano, quindi andrò a sostituire tutto il cavo. Il trasformatore toroidale è un 220 volt in ingresso, uscita 21,021 volt. Volt ampere non lo trovo indicato, così a spanne potrebbe essere un centinaio di volt ampere. Vediamo come è costruito l'amplificatore. Abbiamo i potenziometri del volume del subwoofer, i medi, i bassi e il volume dell'amplificatore stereo. Quindi abbiamo l'uscita per il subwoofer qui e l'uscita stereo dell'amplificatore normale, la ventolina di raffreddamento del dissipatore, poi vediamo qui un pannellino per poter inserire le micro SD, una chiavetta USB o un jack audio qui, oppure può collegarsi in Bluetooth oppure utilizzare il sintonizzatore che c'è a bordo FM. Questa qui è l'antenna FM, un po' cortina, e quella lì sul circuito stampato è l'antenna Bluetooth. Questo è l'ingresso BF, qui c'è un connettore libero che serve per entrare con un segnale ausiliare di bassa frequenza, penso che sia in parallelo a questi due connettori. Poi vediamo il ponte raddrizzatore, i condensatori di filtro 35 volt 6800 microfarad della Nippon Chemical. Questo regolatore è un 7812 per questa ventola. I finali sono 6, una coppia fa il subwoofer, una coppia il canale sinistro e una coppia il canale destro. Sono tutti amplificatori in classe AB. Come circuiti integrati abbiamo un TL84 che si occupa del controllo dei toni e volume, e si vede poco un 45-58 per i bassi, probabilmente fa un passa basso a una certa frequenza, poi andremo a vederlo con l'oscilloscopio. Le caratteristiche dichiarate su AliExpress sono 100 watt per 3, perché sono 3 finali praticamente separati, di cui uno ha il filtro passa basso per il woofer, da 416 ohm di uscita verso gli altoparlanti, una distorsione armonica del 0,05%. L'ho pagato poco meno di 42 euro, inclusa spedizione. Si chiama LDSZ 2.1 Amplifier. Monta i finali 2SA 1941 e 2SC 5198 che sono complementari. Nel datasheet viene indicato che raccomandano di usarli per un 70 watt massimo RMS sugli amplificatori audio. Sono da 10 A 140 volt 100 watt. Il trasformatore a me è sembrato un po' piccolo,
infatti ho fatto due conti e in effetti con questo trasformatore qui che eroga 21,021, che i raddrizzati sono 29,7, togliendo l'1,4 di caduta di tensione del ponte abbiamo 28,3 volt circa sui condensatori di filtro, e calcolando la potenza massima che mi può erogare, perché poi questa è la tensione di picco, sono circa 40 watt. Teoricamente più di 40 watt per ogni canale non può dare, però qui abbiamo addirittura 3 canali e quindi la potenza dovrebbe essere molto di più di questa, quindi con questo trasformatore la potenza sarà molto limitata. Ho staccato il cavo di alimentazione, adesso andrò a montare uno dei miei. Hanno messo giustamente un fusibile sul primario, anche se sarebbe meglio metterne poi due sui fili blu qui del secondario. Vediamo da quanto è il fusibile. F1 ampere. Ho tolto le viti che tenevano fissato questa scheda per vedere come è fatto il circuito stampato sotto. Hanno fatto queste aree scoperte per fare il rinforzo delle piste, ottima cosa. Saldata a macchina, in saldatura ad onda. Non vedo nulla di particolare, direi che la realizzazione è ottima. Hanno lasciato addirittura qui lo sfrido che andrebbe buttato, questo qui si spacca così. Questi qui di solito servono per andare in saldatura e poi vanno buttati. C'era una bandella anche di qui che hanno già tolto. Ho cambiato il cavo di alimentazione, ho rifissato la scheda. Il cavo di alimentazione poteva anche essere inserito qui in questa presa, comunque ho preferito mettere uno dei miei. Lo provo sulla scatola cinese perché volevo vedere il consumo di questo trasformatore. Do tensione, vediamo a vuoto. A vuoto sono 1,7 watt, infatti se lo scollego va correttamente a 0. Ho la tensione molto alta di linea, quindi vediamo adesso qui che tensione abbiamo sull'uscita del trasformatore, anche perché il trasformatore è 220, lo stiamo alimentando a 242 volt. Sono 23 volt in AC da una parte e, se è simmetrico, anche 23 dall'altra. Facciamo il conto: 23 per 2 radice quadra uguale, sono 32 volt. Dopo dobbiamo togliere 1 volt e 4, quindi sono 31 volt. I condensatori di livellamento abbiamo visto che sono 35 volt, quindi riescono a sopportare la tensione di alimentazione. Quindi questo qui lo posso collegare. Adesso volevo collegare l'oscilloscopio qui sulle uscite a vedere cosa succede quando do tensione. Ho collegato l'oscilloscopio qui sull'uscita, siamo a vuoto, do tensione, vediamo cosa succede. Eccolo qua, lo stoppo. Sono 5 volt a quadretto, 5, 10, 15, 20, 25, 30 volt, quindi abbiamo una tensione di alimentazione per 200, 400, 600 millisecondi e poi pian pianino torna giù. Questo chiaramente agli altoparlanti non fa bene perché si sente il classico boom, quindi ci vorrebbe un circuito in uscita che previene questo. Provo a mettere un carico, vediamo se la tensione riesce a salire così tanto. Gli metto il carico fittizio da 8 ohm sull'uscita, collegato il carico in uscita, do tensione, è molto più piccolo, allora diminuiamo la tensione qui e la base di tempi e abbasso anche il trigger, do tensione, eccolo qui, l'ho stoppato. Sono 2, 4, 6, 8, 10 volt per metà quadretto, 25 millisecondi. Questo agli altoparlanti non fa bene perché è una tensione continua che gli arriva diretta. Ho collegato il generatore di frequenza qui sull'ingresso BF su un canale, poi proveremo anche l'altro. Sto iniettando 1 kHz 400 mV picco picco, 1 kHz 0,4 volt picco picco. Accendo, si accende il LED qua, vado su col volume, adesso sono al massimo, sono 12 volt RMS che sono circa una ventina di watt. Aumento il livello del segnale d'ingresso, già clippa, quindi siamo già al massimo qui, 12,3 RMS. Provo a abbassare qui e aumentare il livello d'ingresso, un volt picco picco, vediamo, clippa allo stesso modo, facciamo 14 volt RMS. La mia storica tabellina, 14 volt RMS sono meno di 25 watt, quindi è meno di quello che pensavo io. Vediamo il controllo di toni, chiaro con la sinusoide
riusciamo a vedere poco. Metto un'onda quadra, ok, questa è l'onda quadra. Adesso agendo sui controlli di toni, questi sono indicati come alti e cambia il fronte di salita, questi sono i bassi e cambia in quel modo qui la forma. Adesso provo l'altro canale, poi andiamo a vedere il subwoofer a che frequenza taglia. È chiaro, qui siamo quasi piatti perché ho un'onda quadra perfetta e quindi la banda passante è buona. Prima di spostare il canale qui d'uscita ho messo il segnale BF sull'altro canale per vedere se c'è diafonia. Riaccendo l'amplificatore, al massimo ho qualcosa, provo a spegnere quel segnale qui, no. Ho collegato carico fittizio sull'altro canale, accendo, ho ricollegato la ventola, prima l'avevo tolta perché faceva rumore ma scalda tantissimo il dissipatore, quindi è meglio lasciarlo collegato. Vediamo se abbiamo i 14 volt dell'altro canale, sì, più o meno è uguale, 14. Se tolgo il segnale dal mio generatore, metto al massimo, vediamo se ho lo stesso rumore. No, qui non c'è il rumore che c'è sull'altro canale. Ah sì, con il canale aperto c'è rumore. Diafonia non ce n'è. Però se uso questo, quel rumore lì come si comporta? Vediamo di accendere la radio, modo AUX. Infatti il rumore non c'è più. AUX forse intende questo. Bluetooth. E questa è la radio. Ho capito. Questo qui è il segnale audio della radio, quindi questo qui va messo su AUX e adesso ho correttamente il segnale audio senza quel segnale di fondo. Quel segnale di fondo era la radio accesa. Questo qui è il segnale audio che arriva dalla radio, che c'è in questo modulo. Vediamo anche su questo canale il segnale ad onda quadra, la variazione dei toni. Ok, funziona. Adesso colleghiamo il subwoofer. Collegato il subwoofer, accendo, la regolazione è questa, vediamo se arriva qualcosa. Niente, perché siamo a 1000 Hz, probabilmente taglia. Adesso lo lascio al massimo e scendo di frequenza 900, 800, 700, sto scendendo 500, infatti inizia a vedersi. Qui cambio scala, 200, 100, infatti a 100 Hz vedo che arriva, 80 Hz, ok, cambio ancora scala, vediamo quando va in clipping, qua a 13 volte e mezzo, quindi più o meno è quasi come gli altri. Viene un po' distorta la sinusoide, vediamo con l'onda quadra, sono già a onda quadra, questa è l'onda quadra che era rimasta prima, metto l'onda sinusoidale, eccola qui, ok. L'onda quadra ovviamente è distorta perché c'è il taglio di frequenza, questa qui è l'onda sinusoidale, va in clipping a 12 volt circa. La frequenza di taglio, adesso provo a spostarmi di frequenza, sono 30 Hz, salgo, così sono 100 Hz, adesso man mano che salgo lui taglia 200 Hz, 300 Hz, più salgo e più ho il taglio. Adesso non so quanti dB per ottava, bisognerebbe fare il calcolo. Ho collegato entrambi i canali, onda sinusoidale, adesso metto ancora 1 kHz, un volt picco picco d'uscita, vediamo quando va in clipping, qui sono 13 volt RMS e riesce a portare tutti e due i canali. Se volevo collegare anche il subwoofer come terzo canale, vediamo l'assorbimento in rete al clipping, adesso siamo a 6 watt, il clipping è qui, siamo 50 watt. Ho collegato anche l'uscita woofer perché il mio carico fittizio ha la possibilità di collegare ben 4 carichi da 8 ohm o 4 ohm o 2 ohm. Ho collegato questo oscilloscopio qui piccolino, almeno ci sta nell'inquadratura che ho già fatto vedere in un altro video. Questo è sull'uscita dei bassi. Adesso sto entrando con una frequenza di 100 Hz, così anche l'uscita bassi riesce a intervenire. Infatti se giro la manopola dei bassi vedo che a un certo punto va in clipping, qui vediamo la potenza sulla rete, siamo a 47 watt. Adesso volevo provare a mettere questo qui prima del clipping e le altre due, devo cambiare la base dei tempi, quindi alzo i bassi e vediamo se il trasformatore tiene. Infatti se io alzo di lì, qui inizia a clippare, vediamo, porto in clipping questo che è qua, alzi i bassi e vediamo in rete che potenza abbiamo. Qui già clippa, tira un po' indietro,
Vediamo di trovare un compromesso per tirare tutto al massimo. Ok, sono 77 watt dei trasformatori, quindi il trasformatore penso sia un 100 e stiamo tirando fuori poco più di, adesso siamo a 12,4 volt, sono 20 watt, 20 watt a canale, quindi questo qui 20 watt a canale continui, con la ventola accesa neanche scalda più di tanto, ci sta, e non come lo danno loro 100 watt per 3, io qui avevo scritto 10 watt per 3, forse a 4 ohm potrebbe dare qualcosa di più. Rifacciamo la prova perché mi sono accorto di aver sbagliato a collegare le resistenze e c'era collegata solo una resistenza di carico qua. Quindi rifacciamo la prova dei due canali destro e sinistro, che sono questi, infatti clippano molto prima a 8 volt e siamo già a 120 watt, infatti adesso mi torna già di più. 120 watt di trasformatore, ma se tiro sui bassi il trasformatore si siede, infatti se abbassa anche la ventola vuol dire che la tensione di alimentazione scende un casino. Mi sono accorto che ho fatto un cortocircuito qui con i cavetti sull'uscita del woofer e a quanto pare è bruciato un finale. Infatti se alzo adesso il potenziometro dei bassi sull'uscita non c'è nulla, anzi vedo delle cose strane. Provo a togliere il carico, vediamo un po' aperti. No, è successo qualcosa sui finali di questo stadio. Niente, guardiamo solo queste, peccato che mi sarebbe piaciuto provarle tutte e tre insieme. Comunque questi due canali insieme arrivano massimo a 9 volt RMS, che sono poco più di 10 watt a canale. Quel 100 watt dichiarati per 3 diventano 10 watt per 3, poco di più. Falso allarme, l'uscita woofer funziona ancora, erano i coccodrilli che avevo messo sulle resistenze che non facevano ben contatto. Credo di aver fatto un corto, invece non è così. Ottimo. Allora possiamo fare la prova anche con tutto collegato. L'uscita woofer assorbe, le due uscite qui assorbono perché arrivano oltre a 100. Vediamo tutti e tre insieme. Diciamo che siamo su 8 volt RMS sui due canali con anche l'uscita woofer. Sì, siamo comunque a 10 watt per canale. Quindi abbiamo 20 watt a canale se vanno singolarmente e 10 watt a canale se sono usati in simultanea. Vediamo la radio FM. Adesso ho scollegato l'ingresso qui, ho attivato la radio FM, metto il volume al massimo, vediamo anche il woofer, così ho tutti i potenziometri al massimo, ho 66 watt sull'alimentazione, quindi diciamo al massimo. Col segnale audio si comporta abbastanza bene. È chiaro che se ho 70 watt sull'alimentazione la potenza totale generata è meno di quella di rete. Vediamo Bluetooth, qui l'ho messo su Bluetooth, vediamo se riesco a inquadrarlo. Qui posso selezionare Bluetooth, la radio FM che poi ha tutte le memorie di canali, l'ausiliario che è questo e così il Bluetooth. Bluetooth rileva LDSZ, associo, connesso. Io adesso sto usando quest'app qui, generatore di frequenza, vediamo se riesce a trasmettere questo suono via Bluetooth. Sì, eccolo qui, vediamo il livello, se lo riesco a alzare di qui, sì, ok, quindi anche il Bluetooth funziona perfettamente. Se qui scendo di frequenza, sono già anche in clipping, abbasso, vado sotto i 100 Hz, così accendo anche l'uscita woofer, 93 Hz va bene, qui sta clippando, torno un po' indietro, do su al potenziometro dei bassi, eccolo lì, sta clippando, quindi abbasso un po' questo livello, adesso qui è andato a 1 Hz, non so perché, ok, quindi se entriamo di qui o in Bluetooth è la stessa roba. Ho collegato una cassa qui su un'uscita, vediamo se sentiamo il bump all'accensione, adesso è qua dietro di me, non riesco a inquadrarla, i potenziometri sono a 0, quelli di amplificazione del volume, accendo, si è sentito il bump. Vado sulla radio FM, sperando che non ci sia musica che mi censura, si sente male, c'è la pubblicità, e sono qui in taverna, quindi vediamo i toni. Qui aumentano i bassi, qui aumentano gli acuti, ok. Volevo provare a collegare la cassa sull'uscita sul woofer, spingo un attimo, se sentite in uscita allo spegnimento un suono pazzesco sulle casse, infatti ci vorrebbe la famosa scheda di protezione. Collegato la cassa sull'uscita sul woofer, accendo, si è sentito il bump, provo a spegnere, vediamo se fa quell'effetto strano di prima,
vediamo se lo riesce a vedere. Ah no, adesso questo qui è scollegato perché è collegato direttamente sulle resistenze. Riaccendo, vediamo se si sente la radio. Si sentono i bassi sotto il 100 Hz, quindi la mia cassa probabilmente non riesce quasi neanche a riprodurla. Ci vorrebbe un bel subwoofer, ok? Quindi anche questo funziona. Vediamo adesso la prova su 4 ohm, prima su un canale solo, quindi qui ne lascio attaccato uno, vediamo quanti volt RMS. Adesso il canale non triggerato, lo metto sull'altro. Okay. Sono 11 volt RMS su 4 ohm e poco più di 25 watt. Proviamo i due canali insieme. 9 volt, qui abbiamo 131 watt, quindi la potenza è scesa leggermente perché 8-9 sono 20 watt. Do su al volume anche del subwoofer, anzi proviamolo da solo. Adesso ho messo anche qui volt RMS, anche lui è a circa 9-10 volt, inizia a clippare. Proviamoli insieme. È chiaro che insieme bisogna trovare un compromesso perché iniziano a clippare tutti, perché il trasformatore si siede. Così sono 150 watt e ho 7,6 e 7 e 4. Ottimo, quindi anche la prova 4 ohm è terminata. Una cosa che ho provato che non ho detto è che se spegniamo l'apparecchiatura con impostato ad esempio AUX lo tiene in memoria, quindi anche se è all'interno di un mobile, di una cassa, se io spengo e riaccendo lui se lo ricorda. A parte che se non viene usato conviene staccarlo e staccare anche questo connettore e utilizzare solo questi. Volevo provare una chiavetta USB, inserirla. Esce USB qua così. Poi va in play MP3, quindi adesso se vado a vedere il segnale, adesso lo sta prendendo da qua, li stacco, che non vorrei che vanno in sommatoria. Eccolo qui il segnale di bassa frequenza. Questo è il woofer, vediamo se metto al massimo, clippa, anche questo va in clipping, tira un po' indietro perché si vede il clipping, infatti 120, il trasformatore penso sia un 100 volt ampere, allora che si vedono i clipping del subwoofer, torno indietro, ecco qua, ok. Come abbiamo visto, i 100 watt per 3 dichiarati non sono reali. Possiamo prelevare 20 watt a canale RMS singolarmente, però già quando li preleviamo su due canali la potenza scende a causa del trasformatore troppo piccolo e anche dei condensatori più piccoli. Quindi un upgrade da fare se vogliamo prelevare potenze più alte, un trasformatore almeno il doppio o anche il triplo e anche i condensatori moltiplicati anche loro per 3 come capacità. La tensione va bene, bisognerebbe mettere, come ho già detto, qui sull'uscita del trasformatore 2 fusibili, in maniera che se c'è qualche problema bruciano i fusibili. Sul primario l'hanno già messo, ma sul secondario andrebbero aggiunti. In definitiva non è un brutto amplificatore, perché comunque può avere il suo uso, non costa moltissimo, anche perché il solo trasformatore comprato qui in Italia costa di più che tutto il kit come l'ho comprato io. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!